Questa stella viene da una binaria, da una stella di due stelle che ruotavano una intorno all'altra. Entrambe sono diventate nane bianche, poi quelle due nane bianche si sono fuse per formare quella che quella che noi abbiamo trovato. Cari amici di Star Views, benvenuti di nuovo e ben ritrovati. Oggi è un mio grande piacere e onore di essere qui a fare una bella chiacchierata insieme a Ilaria Cagliazzo. Ilaria Cagliazzo è un Bark Prize at Caltech, California Institute of Technology. Ilaria ha scritto molti articoli scientifici e paper. Ma l'ultimo che ha scritto, diciamo, è balzato agli onori non solo della scienza ma anche della cronaca, perché è stato appunto pubblicato su Nature. Di che si tratta? Qual è questo articolo che hai pubblicato recentemente, Ilaria? L'articolo parla di una scoperta che abbiamo fatto con il mio team al Caltech di una nana bianca che è molto particolare, molto estrema, perché è la nana bianca più piccola mai osservata e anche la più massiva. Scusi Ilaria, posso interromperti subito Certo. perché ti voglio chiedere una cosa da persona appunto non informata sui fatti. Che cos'è se la vuoi spiegare a tutti noi con parole semplici, una nana bianca, quando parliamo di queste cose? Intanto che cos'è, che cosa dovremmo aspettarci quando ne vediamo una, cioè quando ne vedete una? Allora, la nana bianca è quello che rimane, diciamo, è il cadavere o lo zombie, come lo vuoi chiamare, di una stella dopo che è morta. Per esempio il nostro Sole, fra 5 miliardi di anni, quando finirà il combustibile nel centro del Sole, diventerà una nana bianca, espellerà un po' della massa dalle parti più esterne e quello che rimane nel centro è una nana bianca, quindi un po' il cadavere della stella. Sono molto comuni perché più o meno il 97%, anche un pochino di più, di tutte le stelle diventano nane bianche quando finiscono la loro vita, quindi Ok. eh, è molto molto comune come destino per una stella di diventare una nana bianca. Quindi, E le nane bianche di solito appunto si chiamano nane perché sono di per sé già normalmente molto piccole. La dimensione standard, diciamo, più comune per una nana bianca è un pochino più grande della Terra, quindi una stella della dimensione di un pianeta. La nana bianca che abbiamo trovato noi è particolare perché invece di essere grande come un pianeta come la Terra è grande come la Luna, quindi ok. incredibilmente piccola. Quindi diciamo, perché poi ho letto dal tuo articolo che la particolarità, puoi correggermi se sbaglio, è il fatto che pur essendo piccola come una luna, in realtà la sua massa è molto più grande. Questa è la che la rende speciale? Allora, le nane bianche, al contrario delle stelle normali, è un po' controintuitivo, ma più sono piccole, più sono pesanti, più sono massive. Insomma, la stella normale più hanno massa e più sono grandi, no? Invece le nane bianche, la più piccola che trovi è anche la più massiva proprio per questa relazione fra massa e dimensione Ok, inversamente proporzionale, no? Quindi più è piccola, più è massiva. E questo è perché al contrario delle stelle normali, no? Le stelle normali, cos'è che le tiene su? È ecco. la fusione nucleare al loro interno, no? Vengono bruciati gli atomi e producono energia. E questo eviti che le stelle collassano per la loro stessa gravità. Ok, E invece le nane bianche le tiene su un'altra cosa che si chiama, un altro tipo di pressione che è data da un fenomeno della meccanica quantistica, quindi molto diverso dalle stelle normali, ed è questo che le rende un po' strane. Quindi un po' controintuitivamente, più sono piccole, più sono massive. Quindi questa qua, essendo la più piccola mai trovata, è anche la più massiva mai trovata, è quella più pesante, diciamo. e l'hai scoperta? Alla massa, dimmi? No, dicevo, e l'hai scoperta tu per questa attenzione al dettaglio, anche se l'universo è molto grande, hai... La scoperta, in realtà, la prima volta che l'ha individuata è stato un ragazzo del mio team che si chiama Kevin Burge, che è lì anche lui al Caltech. E lui stava cercando un altro tipo di stelle completamente, lui stava cercando delle nane bianche binarie, cioè due nane bianche che ruotano una intorno all'altra.
E invece ha notato questa nana bianca perché cambiava in luminosità, diventava più luminosa e meno luminosa, più luminosa e meno luminosa col tempo, no? E periodicamente, ogni 7 minuti, diventa più o meno luminosa. Ok. E quindi questo ci ha fatto un po' incuriosire. E siamo andati, quindi io avevo già un'idea di cosa sarebbe stata, perché da vari dati che avevamo, di vari telescopi che già avevamo a disposizione, io avevo già un'idea che poteva essere una nana bianca molto massiva e molto magnetica. E quindi abbiamo osservato lo spettro della nana bianca con un telescopio molto grande che si chiama Keck alle Hawaii. Abbiamo preso lo spettro e abbiamo visto che effettivamente era estremamente magnetica, cioè aveva un campo magnetico fortissimo Moltissimo. sulla superficie. Quindi è pazzesco, perché questa nana bianca è estrema un po' in tutte le caratteristiche delle nane bianche, cioè piccola, molto massiva, ma è anche molto magnetica. Per Quindi, fare... quindi l'avete trovata un po' per caso in un certo modo, cioè stavate cercando qualcos'altro, come spesso avviene nella scienza, mentre cerchi una cosa ne trovi un'altra. È andata così? Oppure tu sei partita e hai detto no, adesso voglio cercare una nana bianca. Lui sì, ha condotto questa ricerca sulle stelle binarie da molto, la sta ancora conducendo, infatti lui ha avuto già dei bellissimi risultati, anche lui ha avuto un paper su Nature, ha avuto questo articolo su Nature un paio d'anni fa per una binaria che aveva trovato, quindi lui un po' conduce quella ricerca. A me invece interessavano le nane bianche magnetiche, perché le nane bianche magnetiche che variano, come questa qua, perché ruotano. E mi interessavano perché queste nane bianche, al Sì. contrario di quelle normali, tipo quella che diventerà il Sole diventerà una nana bianca alla fine della sua vita. Questa nana bianca che ho trovato io e quelle che mi interessavano a me, infatti io ho iniziato a cercarle, no? E questa è stata una delle prime che abbiamo trovato, sono interessanti perché non hanno un solo genitore, diciamo, ma ne hanno due. Questa stella viene da una binaria, da una stella di due stelle che ruotavano una intorno all'altra. Entrambe sono diventate nane bianche, poi quelle due nane bianche si sono fuse per formare quella che quella che noi abbiamo trovato. Ok. E questo la rende così estrema, no? Questo campo magnetico fortissimo è dato dal fatto che quelle due stelle si sono fuse e quindi è stato generato questo campo magnetico fortissimo. E poi anche il fatto che ruota su se stessa una volta ogni 7 minuti viene dal fatto che la nana bianca è nata in questo modo un po' particolare, no? Una Non si... fusione tra due stelle praticamente. Una fusione fra due stelle, E, esatto. È nata... e questa è una cosa rara, diciamo, che si riscontra, mi pare di È una capire, cosa giusto? più rara Più rara, sicuramente ed è difficile identificarle, no? E quindi io nella mia ricerca cerco di analizzare e trovare queste nane bianche che vengono dalla fusione per capire come succede, quanto tempo ci vuole, che tipo di genitori, stelle avevano, eccetera, eccetera. Ero molto interessata a questo tipo di stelle. E questa è una delle prime che abbiamo trovato, io ne sto trovando tante. Ah, ok, quindi c'è una Questa però era famiglia allargata. è una famiglia, esatto, e grazie a questo telescopio che noi usiamo, che si chiama lo Zwicky Transient Facility, che è questo telescopio che sta a Palomar in California, grazie a questo telescopio ne possiamo trovare tante perché questo è un telescopio con cui è facile accorgersi se le stelle cambiano in luminosità periodicamente, un po' come questa qua, no? Diventano più luminose e meno luminose. Quindi E, come una specie di faro nell'universo, quando voi vedete qualcosa che si cambia luminosità, subito si accende la red flag e dite qui c'è qualcosa da studiare. Senti, ma ti volevo dire una cosa, se questa qui fosse una favola, uno dovrebbe dire c'era una volta una nana bianca che si chiamava e poi lì mi sono fermato perché non sono riuscito a dire questo nome. Ma perché date... Dillo tu, come si chiama? neanche si chiama ZTF J1901 plus 1458, che sono cioè, ZTF J1901 più 1458. Ma non potevi E chiamarla no, Stella Ilaria o qualcosa così? purtroppo le stelle sono troppe, non si può dare un nome a tutte le stelle, quindi c'è una convenzione che si dà il primo nome che ho detto, no, ZTF, è il nome del telescopio che le scopre. Come ti dicevo, ne abbiamo usato questo telescopio che si chiama Zwicky Transient Facility, no? Quindi in corto GTF. E il resto sono le coordinate Ok. nel cielo.
Coordinate stellari, quindi se un giorno vogliamo andarci sappiamo esattamente dove, come mette il navigatore, Poi dove è andare. facile per gli astronomi, se tu leggi il nome sai già dove andare a vedere, se vuoi andarlo a osservare, sai già dal nome dove andarlo a osservare. Perché sarebbe veramente complicato dare il nome a tutte le stelle. Certo, Pensa che no. questo telescopio dell'Agenzia Europea, Spaziale Europea, che si chiama Gaia, che ha osservato 7 miliardi di stelle, no? E come le chiami 7 miliardi di stelle? Ci vuole un elenco telefonico abbastanza importante. Esatto. Quindi in realtà appunto c'è questa l'Associazione Internazionale dell'Astronomia che ha delle regole e per esempio alcune cose ci si può dare il nome, le galassie, si può dare il nome alle comete, agli asteroidi, sono tutte cose a cui si può dare il nome. Alle stelle no, Tu hai, perché tu hai dato il nome a qualche asteroide, qualche cometa? No, no, la ok. cometa di solito è chi la scopre. Molto spesso le comete le scoprono della gente che non sono astronomi, sono astronomi amatoriali, no? Ok. Gente che guarda il telescopio. Infatti una delle ultime famose comete che si chiama Borisov l'ha scoperta un astronomo che ha il suo telescopio nel suo cortile, no? E quindi gli ha dato il suo nome. E... Tu Però non sì, hai il telescopio nel cortile, o sì? no, non ce l'ho. Ok. Io uso quelli un po' più grandi. Senti, ma no, a proposito di questo, tra l'altro, avevo letto recentemente, però non riesco a ricordare la citazione adesso, che all'inizio del Novecento c'era questo studioso anche importante, di cui non ricordo il nome, che aveva detto: ma i telescopi che abbiamo sono già sufficienti per fare quello che dobbiamo fare. E, voglio dire, 100 anni fa ovviamente i telescopi avevano delle aperture che sono non paragonabili a quelle di oggi, e anche adesso si stanno costruendo dei telescopi sempre più grandi. Evidentemente, insomma, c'è tanto da scoprire. Ma quando, diciamo, questa nuova generazione di telescopi giganteschi saranno, diciamo, attivi, che cosa vedremo? Che cosa scopriremo? Nell'astronomia, no, è sempre, uno deve avviattare la mente in modo diverso, no? Uno pensa alle aziende, se tu aumenti, migliori il tuo prodotto del 2%, del 5%, no? È già tantissimo. Noi invece andiamo sempre delle 10 volte meglio. Noi quando costruisci un nuovo telescopio deve essere perché l'impegno, e ci vogliono anche tantissimi anni a creare a mettere su un telescopio, magari a volte 10-20 anni, no? Quindi tu devi sempre partire con l'idea di fare almeno 10 volte meglio. E sono cose che servono perché per migliorare la tipo di scienza che uno può fare, un 2% non è abbastanza, uno deve sempre fare 10 volte, 20 volte meglio, no? E quindi è un mindset un po' diverso. Rispetto a, non so, aziende, l'astronomia deve essere sempre molto all'avanguardia e crescere molto esponenzialmente, no? Qual è il telescopio più grande che state usando attualmente, che è Quello attivo? che uso quello che uso io più grande appunto è Keck, che però è degli anni 90, anche prima, però insomma è piuttosto vecchio, degli anni 90, ed è da 10 metri. Ok. La prossima generazione sarà, che stanno costruendo adesso, sono 30 metri, 30 metri, c'è il 30 meter telescope che ha avuto un po' di vicissitudini, anche perché per il sito dove doveva essere costruito, quindi non si sa bene quando e come verrà costruito, ma ce n'è un altro che si chiama eh, l'Extremely Large Telescope, La un parola nome spiega molto tutto. originale. Esatto, che anche quello sta più o meno sui 30 metri. E quelli daranno la possibilità di guardare a galassie lontanissime che non si sono mai viste prima e perché soprattutto nell'infrarosso, che dalla Terra è molto difficile osservare nell'infrarosso, e questi telescopi daranno la possibilità di osservare con grandissima risoluzione spaziale, diciamo angolare nel cielo, galassie lontanissime. E E tu non vi... l'altro che lanceranno fra pochissimo, che è uno degli investimenti più grandi, forse il più grande mai fatto in astronomia, si chiama il James Webb Telescope, che dovrebbero lanciarlo alla fine di quest'anno. E quello sarà veramente rivoluzionario perché ha guarda, ti consiglio a tutti di guardarlo, ci sono i video in cui puoi vedere come si aprirà nello spazio, perché è troppo grande, non ci sta dentro al rocket, e quindi quando arriva in posizione si dovrà aprire. Ok. E quindi
sarà veramente emozionante. Perché non verrà posizionato sulla Terra, ma fuori dall'atmosfera, giusto? Lontano, parecchio lontano tra l'altro dalla Terra, ci metterà un po' Ok. ad arrivare. Viene, diciamo, c'è il Sole e la Terra dalla parte opposta rispetto al Sole della Terra, ma parecchio lontano da qui. Tu non vedi l'ora, immagino, così potrete scrivere tantissimi, centinaia di paper e di articoli con queste nuove possibilità dei telescopi. Sì, io ho un progetto di ricerca che è stato Eh, approvato con questo James Webb Telescope, e infatti io non vedo l'ora che lo lancino e spero che vada tutto bene, perché ovviamente ogni volta che lanci un telescopio nello spazio, la possibilità che qualcosa vada male nel lancio, poi appunto anche in questo qua si deve aprire, Si può no? dire o è un segreto questo progetto? No, no, non è un segreto, non c'entra niente con le nanne bianche. Ah, ok. Invece si tratta di nanne brune, invece, È che tutta un'altra significa cosa, eh. nome simile, ma in realtà oggetti molto diversi. Sì, è un progetto che ho proposto con un team internazionale alla NASA, che appunto ha mandato la richiesta a tutti di mandare i progetti, il mio è stato selezionato, e quindi ci daranno 21 ore di questo telescopio in cui potremo noi decidere cosa osserva in queste 21 ore, e osserveremo un ammasso globulare, che sono questi ammassi di stelle, questo in particolare nella costellazione del Tucano. Ok. Eh, Ma scusa, domanda sempre da ignorante, ma se ve ne servono 22 non si può, perché cioè, se voi doveste arrivare lì e dire mi servirebbe un'ora in più, no, l'abbiamo valutata, no? Quando ok. Vi abbiamo chiesto servono noi 21 ore, ok. il numero di ore, esatto. Ok, E, ok. ovviamente più ore hai, meglio è, ovviamente, però per fare il tipo di ricerca che vogliamo fare noi, 21 sono giuste, capito? Giusto, ok. Senti Non Ilaria, sono ma ogni scoperta, diciamo, apre anche nuove possibilità di ulteriori scoperte, no? E quindi apre nuove frontiere, nuovi fronti. Questa scoperta qui della nana bianca, ZTF, eccetera, eccetera, non la dico tutta, che avete fatto, quali nuove possibilità apre? Cioè, perché è importante per la scienza questa scoperta, anche se vuoi per, diciamo, non solo per la scienza, ma per tutti noi. Dove può portarci? Allora, per questa nana bianca, appunto, come ho detto, è così particolare che ci ha dato un sacco c'è avuto un sacco di implicazioni, c'è un sacco di implicazioni in questa scoperta. Innanzitutto per la sua origine, perché appunto viene da una fusione di due stelle. E io voglio, parte della mia ricerca è capire, per esempio, quante ce ne sono di queste fusioni di nane bianche nella galassia. E perché se tu pensi, no, io ho detto questa qua è proprio, questa nana bianca è così massiva, questo non te l'ho detto, è così massiva che se fosse stata solo che un pochino più massiva all'origine, sarebbe esplosa, che è in una supernova. Se le due stelle, in realtà, se le due nanne bianche che l'hanno creata fossero state solo che un pochino più massive, sarebbero esplose in una supernova. E quindi questa nana bianca è proprio lì al limite, un po' come sull'orlo del burrone, si è salvata, ma è ancora, ma poteva proprio, se fosse stata solo un pochino più massiva sarebbe esplosa. Quindi da una parte quello è interessante perché stiamo veramente vedendo comunque questi rimanenti di queste fusioni, no? E quindi io vorrei, capendo quante ce ne sono, per esempio, puoi vedere se veramente questi tipi di supernova che noi vediamo, che si chiama supernova Type 1A, che è di tipo 1A, che noi pensiamo siano generate da queste fusioni di nane bianche, se tu inizi a trovare tante di quelle che ce l'hanno quasi fatta, ma non proprio, ti dà un po' l'idea il senso di quante ce ne sono invece che poi sono esplose, no? E quindi ti dà l'idea, queste supernove vengono veramente dalla fusione di queste nane bianche? Punto di domanda. Cioè, se il numero è simile, no? Possiamo dire, ma sì, forse sono lo stesso fenomeno. Se no, magari no, capito? Noi non siamo sicuri quale cosa dà l'origine a questo tipo di supernove. Un'altra cosa è che questa stella è così massiva che sì, ha evitato di esplodere, Mhm. però nel futuro potrebbe
in realtà esplode, cioè, è così massiva che in questo momento ci sono tutte delle fenomeni fisici all'interno del centro della stella che la stanno facendo sempre più rimpicciolire, molto lentamente, ma se continuano, la stella potrebbe non farcela più esplodere. Quindi non solo si è salvata di pochissimo, ma potrebbe anche essere non per molto, potrebbe poi veramente esplodere. Esplode. Oppure, Oppure? oppure l'altra possibilità è che collassi in una stella di neutroni. La stella di neutroni è un altro tipo ancora di stella, ancora più estrema, ancora più folle delle nane bianche, perché la stella di neutroni invece di essere grande come la Luna è grande come una città. Ok. Diametro di 20 km, un pochino più di 20 km. Un altro poi diventa un buco nero per la densità. Esattamente, è la cosa più densa dell'universo se non includi i buchi neri. Cioè, al di là dei buchi neri, la cosa più densa in assoluto sono queste stelle di neutroni. Di solito si creano quando una stella molto massiva, molto più massiva del Sole, esplode in una supernova e quello che rimane al centro crea una stella di neutroni. E quindi quello è diciamo come si creano le stelle di neutroni normalmente. Però se questa nana bianca veramente potesse diventare una stella di neutroni nel futuro, significherebbe che alcune stelle di neutroni vengono dalle nane bianche e non dalle supernove come si pensava Ok. prima. Comunque queste nane bianche, stelle di neutroni, eccetera, non hanno pianeti che girano intorno, giusto? Sono... No, sì, ce li hanno, ce Ah, li ce li hanno. hanno pure, ok, quindi si comportano Sì. così, ma ok, sono... In realtà il primo pianeta, sai che no, la scoperta dei pianeti extrasolari, cioè i Sì, pianeti al di fuori del sistema solare, è abbastanza recente, no? È solo alcuni decenni che abbiamo iniziato a scoprire che ci sono dei pianeti. Cioè, prima lo immaginavamo, ma non li avevamo mai visti, no? E il primo pianeta scoperto extrasolare, insomma, al di fuori del sistema solare, era un pianeta intorno a una stella di neutroni. ok. Pensavo, pensavo che raggiunto questo stato, diciamo, nella fase finale non avessero più, invece no, Ma ancora... in realtà è una bella domanda, perché dici, ma come ha fatto a sopravvivere il pianeta a tutti questi sconvolgimenti, no? Com'è possibile che ci sia ancora un pianeta lì a orbitare intorno a questa stella dopo che è esplosa, ha fatto un sacco di cose, no? Invece magari si è completamente disintegrato il sistema stellare, invece in alcuni casi sembrano più rari sicuramente, ma ci possono essere, sono stati visti. Ilaria, ma tu passi più tempo al telescopio o a fare calcoli matematici o a fare... Qual è la giornata di un astronomo, o di un'astronoma, anzi? Ah, sarebbe bellissimo passare più tempo al telescopio perché vorrebbe dire che avremo un sacco di dati, un sacco di cose. Per fortuna, essendo al Caltech, la disponibilità di telescopi è altissima. Quindi, per dire, io domani, se io sono in Italia e Sì. quindi durante la giornata, quando è notte alle Hawaii, osserverò col telescopio, no? Però, insomma, quello succede più o meno una volta al mese per 1 o 2 notti, che già è tantissimo, perché siamo fortunatissimi essendo al Caltech. Di solito ad altri istituti non è così semplice, non hai così tante notti di osservazioni. E poi il resto del tempo questi dati vanno analizzati con cura e poi ovviamente vanno anche interpretati e capiti, quindi e poi cioè, insomma, è una grossa parte del lavoro, l'interpretazione e poi la scrittura, perché poi vanno scritti questi articoli per comunicarli al resto del Certo. mondo. Poi le conferenze, no? Andare alle conferenze scientifiche per raccontare le tue scoperte, avere feedback, avere commenti dagli altri scienziati. Quindi non c'è solo osservazione, c'è tantissime cose che vanno in questo lavoro. Però quando tu esci la sera con gli amici o con quello che in inglese significant other, vedi un bellissimo cielo stellato, ti sembra una cosa romantica o ti sembra una cosa terrificante o ti sembra di guardare il tuo tavolo dell'ufficio? Un po' sì, devo dire che è un po' come chi fa i film, no? Un po' la magia si perde, però da una parte, no? Perché sai come si fanno, però dall'altra parte è bellissimo perché tu sai che non solo li puoi vedere con i tuoi occhi quando esci la sera, ma puoi anche studiarli, guardarli più da vicino con i telescopi.
quindi no, è Ok, bellissimo. quindi la magia non si perde, anche se uno Non fa si questo perde. lavoro, comunque rimane la Un pochino, bellezza. perché uno dice, comunque sai quell'idea che magari quando sei stanco, che hai lavorato tanto, ne vuoi proprio più sapere delle stelle, no? E quello c'è, c'è ogni tanto. Dici, ah, basta, non voglio più sapere nulla delle stelle. Le stelle. Senti, invece tu, ho letto che ti occupi anche di film, ci vuoi spiegare questa cosa? Che cosa fai? Io sono una grande appassionata di film, mi piacciono moltissimo. E, sì, ho avuto delle piccole esperienze di produzione, quindi insomma di organizzazione del set, insomma, il produttore, questa figura che in Italia mi chiedono sempre, ma il produttore non è quello che ci mette i soldi. In realtà no, il produttore è una persona molto Quanti importante nel soldi? set perché è quello che diciamo è un po' il CEO della piccola organizzazione, no? Devi gestire tutti gli aspetti organizzativi, prendere tutte le decisioni. Il regista prende le decisioni artistiche e il produttore prende invece le decisioni produttive. Io mi ci sono un po' trovata, mi è piaciuto molto, adesso quest'ultimo, mio marito è regista, quindi anche lì, da lì viene la connessione. Ok, Eh, Questo cortometraggio che abbiamo fatto di recente, che si chiama The Recycling Man, e che lui l'ha scritto e diretto, io l'ho prodotto, è stata una bella soddisfazione perché ha avuto molto successo, è stato a tantissimi festival e adesso ultimamente, fra poco andrà al Giffoni, che è un famoso festival qua italiano, e poi andrà al Fantasia Film Festival, che è uno dei più importanti festival di genere del Nord America. E no, insomma, siamo molto molto contenti, ha avuto veramente tanto successo. Questo è un film di fantascienza fatto qua in Italia, quindi un po' strano rispetto alle... L'Italia sta cambiando molto il cinema e quindi anche il genere sta avendo sempre più piede e quindi sta andando molto bene. E poi ti do una piccola informazione che purtroppo non ne posso parlare moltissimo, però questo cortometraggio era un proof of concept, quindi un assaggino di una serie televisiva. ok. Che funzionava a se stesso come film, però è anche un po' un assaggino di una serie televisiva che noi abbiamo scritto e che adesso verrà prodotta Un pilota, una qua in puntata. Italia. Bene, bene. Un po' un pilotino, Sì, dura un 13 pilota. minuti, un pilotino, proprio per Dove farlo. si trova, se uno volesse vederlo, magari se c'è la In disponibilità. questo momento è ai festival, quindi Ah, non ok. è in chiaro, perché i festival, insomma, ci sono tutte le varie prime, insomma, quindi non puoi metterlo, non lo accettano se è già in chiaro da qualche parte. Però appena finirà il giro dei festival si potrà sicuramente trovare su qualche piattaforma. E poi la serie, poi se tutto va bene faremo la serie che sarà una serie di fantascienza ambientata qua in Italia. Oh, E- fantascienza, parlando di questa cosa, siamo da soli nell'universo oppure c'è qualcun altro che non abbiamo ancora incontrato? Tu, guardando dal tuo telescopio, hai visto qualcosa? Purtroppo io non ho visto niente. Però secondo me l'universo è talmente grande, ci sono talmente tante stelle, talmente tanti pianeti, che secondo me la vita là fuori c'è sicuramente, in diverse forme, chissà, magari anche la vita intelligente. Il problema è che l'universo è grandissimo e quindi per entrare in contatto è difficilissimo, no? Solo la nostra galassia è immensa e poi le altre galassie, cioè è veramente difficile entrare in contatto con gli alieni. Io faccio Ma sempre un esempio. La cosa più veloce che abbiamo costruito come esseri umani, se non conti alcune sonde che sono intorno al Sole e utilizzano l'accelerazione data dal Sole, ma se tu conti la cosa più veloce costruita da un essere umano in questo momento è la sonda Voyager, che sta andando mi sembra a 17 km al secondo, una cosa del genere, no? Molto veloce. Quindi la cosa più veloce costruita da noi, mhm. per raggiungere la stella più vicina, che è Proxima Centauri, a 4 anni luce da noi, quindi vicinissima, ci metterà 70.000 anni. La cosa più veloce costruita da noi per raggiungere la stella più vicina in assoluto ci vorrebbe 70.000 anni. Quindi
diciamo, è come noi, i poveri alieni, chissà dove sono, per costruire una tecnologia, no? Che possa superare queste distanze enormi, che sono le distanze della galassia, dell'universo, insomma, anche loro, sia come noi che come loro, è molto difficile, insomma, superare queste distanze. Però E magari quindi, ci guardano con i loro telescopi. eh sì, come noi guardiamo loro, la cosa è ovviamente, la luce va molto più veloce, no? Per esempio, questa, come ho detto, questa stella è 4 anni luce, quindi già comunque ci mette 4 anni la luce ad arrivare, no? Dalla stella più vicina. Da una stella molto lontana ci vorrebbero migliaia e migliaia di anni, chissà, magari sono arrivati dei messaggi nel passato, magari arriveranno nel futuro, ma ci vuole la distanza, il problema è la distanza. Secondo me gli alieni, comunque qualche forma di vita là fuori c'è, quasi sicuramente, io sono assolutamente sicura, però che lo incontreremo non lo so. Anche perché quando guardiamo con un telescopio dentro il cielo profondo, comunque stiamo guardando indietro nel tempo, perché vediamo la luce che è partita magari appunto 100 anni fa o 100.000 anni fa, non lo so, e quindi stiamo vedendo una cosa che forse non esiste già più nel momento in cui la vediamo. Esatto. Quindi anche quando ci arriverà, se ci arriverà qualche segnale, potrebbe essere che la civiltà su questo pianeta è già morta, cioè è già scomparsa, no? Perché magari ci ha messo 50.000 anni a raggiungerci il segnale, nel frattempo sono già cambiate tutto, è già cambiato tutto, no? Quindi Certo. Ilaria, grazie mille, è stato veramente una chiacchierata molto piacevole, le curiosità sarebbero tantissime, però non voglio approfittare, diciamo, del tuo tempo, sei stata molto gentile. grazie a te. Invito tutti a mettere un like o condividere questo video. Ilaria, grazie di nuovo, saluto tutti quanti e un abbraccio, a presto. Anche